Van Dyck, allievo prediletto di Peter Paul Rubens, si afferma come uno dei ritrattisti più influenti del XVII secolo. Nato ad Anversa, in una famiglia borghese, Van Dyck perse la madre a soli 8 anni e intraprese il suo apprendistato artistico con Hendrik van Balen nel 1609. La sua precoce inclinazione per il ritratto divenne evidente sin dai suoi primi lavori e già nel 1618 il suo talento si distingueva per un approccio al volto umano che sfuggiva alle convenzioni stilistiche tradizionali. Van Dyck, ritrattista di corte per eccellenza, si adattava abilmente alle esigenze della borghesia e dell'aristocrazia, conferendo ai suoi ritratti una misura di riserbo e una profondità psicologica radicata nella tradizione fiamminga. I suoi personaggi, spesso raffigurati a mezza figura, trasmettono un'aura di dignità e autorità, caratteristica esemplificata nei suoi lavori più celebri, come il ritratto equestre di Carlo I e Carlo I a caccia, dove il sovrano è immerso in un idilliaco paesaggio alla fiamminga. Nel corso degli anni '20 del XVII secolo, Van Dyck eseguì 2 ritratti significativi conservati oggi alla Gemäldegalerie di Berlino: il ritratto di Alessandro Giustiniani e il ritratto di Gentildonna di Casa Spinola. Questi lavori riflettono la sua maestria nel bilanciare la pompa e la rappresentanza con una genuina espressione degli stati d'animo dei suoi soggetti. Il ritratto di Alessandro Giustiniani mostra un uomo anziano vestito con sobrietà, con un'intensa espressione di vigore intellettuale e cautela, elementi che suggeriscono la sua saggezza ed esperienza. La posa e lo sguardo del soggetto, uniti al dettaglio dell'abbigliamento, svelano la complessità del suo carattere. Parallelamente, il ritratto di Gentildonna di Casa Spinola cattura una vitalità diversa. La donna, meno segnata dagli anni rispetto al marito, mostra un portamento fiero e uno sguardo acuto che denota una forte personalità consapevole del suo ruolo sociale. La tecnica di Van Dyck è caratteristica per la sua capacità di intrecciare l'eleganza formale con un'intima esplorazione psicologica. Non solo ha segnato l'apice della ritrattistica barocca, ma ha anche influenzato profondamente artisti successivi come Sir Joshua Reynolds e Thomas Gainsborough. La sua eredità perdura inoltre nell'ispirazione che ha fornito ai pittori francesi del XVIII secolo, ponendo le basi per l'evoluzione stilistica verso il neoclassicismo. Van Dyck rimane una figura centrale nello studio della ritrattistica barocca, celebrato per la sua capacità di rendere il pathos umano con una raffinatezza senza tempo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!